Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi sono in esterna perché andremo a fare una bellissima recensione di questo nuovissimo robot tagliaerba. Il suo nome è Mova 600 ed è indicato per giardini che hanno una superficie quadrata fino a 600 metri quadri. Devo dire che uno degli aspetti che mi piace di più di questo robottino è il layout. Guardate questi inserti finti carbonio che trovate nelle alette laterali e anche il colore così dark mi sembra veramente aggressivo, ha un po' un aspetto di una mini Formula 1 e questo lo apprezzo molto perché normalmente sui robottini non viene curato l'aspetto dell'estetica. Io che sono anche un fan delle auto sportive ho trovato questa caratteristica molto interessante. Vi dico subito che uno dei suoi punti di forza è la facilità di installazione. Infatti questo robottino è dotato di una fantastica navigazione 3D LiDAR un po' simile a quella dei robot aspirapolvere che utilizzate nelle vostre abitazioni, ovviamente potenziata dall'inserimento dell'intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda il rilevamento degli ostacoli, anche perché avendo una rilevazione di 360 gradi per quanto riguarda l'asse orizzontale e di 59 gradi per l'asse verticale, vede veramente ogni angolo e sarete sicuri al 100% se avete un giardino pieno di fiori, vasi o animali che il robottino non rischi di fare danni o subire lui stesso danni. Altro punto di forza di questo robottino è il prezzo, perché questo è un robot top di gamma, ma a differenza di altri modelli che costano più di 2000 euro, questo modello viene lanciato a meno di 1000 euro. Per la precisione a 999 euro, ma vi dirò di più perché a breve ci saranno le offerte Prime Day di luglio in cui toccherà il minimo storico. Sono veramente curioso di sapere a che prezzo andrà e se non volete perdere questa occasione di risparmiare, se per caso alla fine del video lo troverete interessante per il vostro giardino, vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione di questo video, dove ovviamente inserirò la sua promozione appena si attiverà durante il Prime Day. E come ciliegina finale vi dico anche che questo bellissimo tosaerba è dotato di 3 anni di garanzia, a differenza dei classici 2 dei suoi competitor, per cui un anno di garanzia può fare veramente la differenza. E tra l'altro questo Mova 600 all'interno del kit di base offre anche 9 lamette di ricambio, ma se volete usare ancora di più potete anche acquistare la versione Mova 600 Kit che all'interno contiene addirittura ben 90 lame di scorta, per cui sarete a posto veramente per tutta la vita. E concludo questa introduzione dicendovi che lo potete installare e controllare direttamente dal vostro cellulare. E ora procediamo con l'installazione. Alla mia destra c'è tutto il materiale, la base di ricarica che deve essere installata in una parte del giardino in piano, quindi né in salita né in discesa. La dock station con i 2 connettori, spero che si vedano bene dalla telecamera, è dotata di un filo veramente lungo, per cui anche se avrete la presa lontano non sarà sicuramente un problema. La spazzolina che è veramente molto morbidosa, che viene utilizzata dalla stazione per andare a pulire la torretta LiDAR. E concludendo, qua troviamo il trasformatore e tutti i picchetti che servono a fissare la base. E la cosa molto interessante e intelligente è che all'interno della scatola c'è questo bellissimo cartoncino con tutte le istruzioni per il montaggio, il QR code per scaricare l'applicazione e soprattutto anche il metro, come vedete nella parte inferiore, di ben 60 cm per calcolare che le distanze siano rispettate. Da questa parte ok, 60 dall'altra parte e ovviamente nella zona frontale non c'è niente. E ora che abbiamo controllato che la posizione sia corretta, procediamo con tutti i collegamenti. Tiriamo via tutti i picchetti per poi andarli a fissare direttamente nella base. E ora andiamo a installare questa bellissima spazzolina che va incastrata esattamente nella parte superiore della dock station. Spingete delicatamente fino a sentire il click. Andiamo a incastrare la stazione di ricarica sulla base di ricarica. Come penultimo passaggio dobbiamo collegare i 2 connettori, mi raccomando spingete bene, per poi andarlo a collegare all'impianto di casa. Vi consiglio di fissare il trasformatore sulla parete della vostra casa così da aumentare la sicurezza per quanto riguarda l'impermeabilità tenendolo sopraelevato dal terreno. Come prima cosa dovete scaricare l'applicazione Mova On per poi creare un account e andare ad aggiungere il dispositivo. Una volta scaricata l'applicazione e creato l'account dovete settare questa levetta da off a on e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi. Una volta che avete sentito la vocina di accensione tenete premuto il tasto ok per 3 secondi. Ovviamente vi dovete ricordare di attivare il Bluetooth anche dal vostro cellulare e una volta attivate entrambe le connessioni lui comincerà a cercare il robottino. Come potete vedere ha ritrovato il robottino, sta scaricando i dati
attrezzati per connettersi alla rete wifi e ora che l'abbiamo connesso non ci rimane che partire con la mappatura. Ho impostato il punto di partenza a pochi metri dalla stazione di ricarica e adesso lo andiamo a guidare per la mappatura. Sembra di tornare un po' bambini quando guidavo le macchinine telecomandate. Devo dire che va anche veramente rapido. Ho anche disseminato di elementi di disturbo il mio giardino per andare a verificare e testare la navigazione col 3D LiDAR, a partire da questo vaso di piante grasse. Là c'è un carrellino giallo che ho posizionato proprio nella salita e qua a destra invece ho lasciato la canna dell'acqua del giardino. Vedremo se riuscirà a riconoscerla oppure no. E ora, dopo tutto questo preambolo, siamo pronti a partire con il taglio. Sentite dal rumore come sta già tagliando. Ho posizionato come altezza di taglio 40 mm. Guardate già la differenza dove ha tagliato rispetto all'erba ancora da tagliare. Intanto che il robottino taglia, vi voglio far vedere alcune impostazioni. Potete modificare il tipo di taglio, standard oppure efficiente. Potete anche impostare la direzione del taglio, ovviamente prima che il robottino parta per la rasatura. Attivare e disattivare la facciatura automatica dei bordi. Io vi consiglio di tenerla sempre attiva. Stessa cosa per l'evitamento degli ostacoli e riconoscimento degli ostacoli. Molto interessante anche l'impostazione dell'altezza di evitamento degli ostacoli. Potete optare tra 5, 10, 15 o 20 cm. Io ho selezionato 5 cm così da essere sicuro che il robottino eviti anche la canna da giardino. Potete addirittura impostare la distanza per l'evitamento degli ostacoli. In questo caso vi consiglio 15 cm per stare abbastanza sicuri. La cosa bella è che potete seguire il robottino in tempo reale dall'applicazione. Lo vedete, è quello di colore nero che sta passando adesso vicino alla dock station. Ho impostato la linea di taglio praticamente parallela alla linea del giardino. Nella parte sotto trovate anche l'area tagliata, in questo caso siamo quasi a 9 metri su 296 metri. Vi dà la percentuale, adesso siamo al 3%. Potete metterlo in pausa e far finire anticipatamente il taglio se per caso avete un imprevisto. Adesso per esempio lo vado a mettere in pausa. Avete visto come si è bloccato e anche esclamato in italiano in pausa, e una volta che avrete ultimato vi basterà schiacciare continua. E lui riprenderà il taglio esattamente dalla posizione in cui l'avete fermato. Ed ecco che riparte. Guardate come si ferma perfettamente nella linea di confine, per cui anche la navigazione LiDAR 3D è veramente molto precisa, perché io mi ricordo perfettamente che mi ero fermato esattamente in questa linea. Beccatevi anche questa inquadratura dall'alto, come si vede perfettamente la zona che ha già tagliato. Vi voglio far vedere anche il meccanismo di polizia della torretta LiDAR. Si sta per agganciare ed ecco che si è agganciato. Avviare la ricarica. E grazie a questa spazzolina, ogni volta che rientrerà per caricarsi, pulirà completamente la sua torrettina LiDAR. Guardate già la prima parte che ha tagliato, quanto è stata rasata perfettamente. Spero che si veda bene dalla telecamera. Guardate rispetto alla mia mano quanto è tagliata bassa. Mi ha veramente impressionato, perché in un solo passaggio riesce a rasare anche l'erba più dura. E come vedete io abito in montagna, per cui qua non è la classica erbetta delicatina delle pianure, e nonostante sia erba molto più dura la riesce perfettamente a tagliare. Già solo dopo 10 minuti di taglio si vedono perfettamente le righe verticali. E ora il nostro amico robottino Mova 600 si sta avvicinando paurosamente alla nostra canna da giardino. Vediamo se riuscirà a riconoscerla. Oh mio Dio, vediamo. Guardate come l'ha riconosciuta. Avete visto come si è girato, per cui il rilevamento degli ostacoli ha funzionato correttamente. La canna è salva, non è stata tagliata dal robottino, per cui vi posso garantire che se vi dimenticherete la canna o altri tubi all'interno del giardino non avrete il rischio che ve la tagli o ve la rovini, perché la riconoscerà e ci girerà completamente attorno. Visto che sono bastardo, ho aggiunto un altro ostacolo, ho messo una sedia da giardino. Ci sta andando esattamente incontro, vediamo se la riconosce oppure no. Mamma mia, vediamo, fra un po' c'è il contatto, ci siamo quasi. Guardate come l'ha riconosciuta ed è tornato indietro.
e non è un oggetto tutto uniforme come può essere un vaso, per cui il navigatore poteva essere ingannato da questa parte in cui non ci sono ostacoli e invece è riuscito a riconoscerla lo stesso. Se avete sedie da giardino come questa o di altre topologie, non vi preoccupate perché questo robottino è veramente super intelligente. Ho posizionato l'Insta360 sopra il vaso per vedere il rilevamento degli ostacoli in tempo reale. Beccatevi l'inquadratura, guardate, vediamo il contatto, si è fermato ed è esattamente la distanza di 10 cm e avete visto è tornato indietro, per cui anche per i vasi sarete sicuri che il rilevamento degli ostacoli funzionerà correttamente. E ora facciamo anche la prova con la persona. Come vedete mi sono messo esattamente nella traiettoria del robottino, vediamo se mi riconoscerà. Guardate, rallenta, mi ha riconosciuto e si sta girando per tornare indietro. Per cui questa tecnologia UltraView è andata veramente oltre le aspettative e funziona in tutte le occasioni, anche perché, come diceva una volta una bellissima pubblicità, la potenza è nulla senza il controllo, e lui il controllo ce l'ha sempre al 100%. Tra l'altro, per darvi un'immagine in tempo reale, ho posizionato l'Insta360 proprio sopra il robottino e nel mentre che vi godete questo bellissimo timelapse vado a finire il tour delle impostazioni. La manutenzione, che è molto importante, e il robottino tramite l'applicazione vi dice in tempo reale l'usura dei materiali. Visto che l'ho usato pochissime volte, ovviamente sono quasi tutti al 99 o al 100%, la cosa molto interessante è che vi dà anche la percentuale della spazzola di pulizia. Ovviamente in questo modello potete anche inserire il modulo link se per caso attivate il tosaerba in un campo, come può essere un campo da baseball, oppure avete una tenuta in cui non è presente la linea wifi, potete comprare questo accessorio per poterlo connettere e far funzionare anche a distanza in assenza di connessione wifi. Tra gli altri accessori c'è anche il garage che, oltre a protegge dalla pioggia, lo ripara anche dal sole. Altra funzione molto interessante è la protezione dalla pioggia, che se la attiverete, e io vi consiglio di attivarla, appena sentirà qualche gocciolina tornerà direttamente alla base di ricarica. C'è anche la modalità non disturbare. Se per caso utilizzate il robottino anche nelle ore notturne, vi basterà fleggare per attivarla e potete anche impostare la fascia d'orario. Come vedete dal cellulare manca un quarto d'ora alle 10 e è già praticamente buio. Vi volevo far vedere quanto la navigazione LiDAR funziona perfettamente anche di notte. Nonostante la scarsissima presenza di luce, sembra che sia partito già carico in direzione della stazione. Vado anche a zoomare, per cui devo dire che tutti i dati forniti sulla navigazione notturna per quanto mi riguarda sono stati testati e approvati. Ovviamente io vi consiglio di utilizzarlo durante le ore del giorno, però se per qualche motivo, un imprevisto, oppure lo fate partire tardi perché vi siete dimenticati, riuscirà perfettamente a ritornare alla base. E per ridurre ulteriormente i decibel potete anche ridurre la velocità del robottino. Io vi consiglio di attivare sempre e riprendere il taglio dopo la ricarica se magari avete un giardino di dimensioni notevoli. Altra funzione molto importante per la sicurezza è l'allarme antifurto. È dotato di 3 personalizzazioni, potete attivarle tutte e 3. La prima è l'allarme di sollevamento. Il robottino si bloccherà e scatterà l'allarme se qualcuno cercherà di alzarlo. La seconda funzione, che però richiede l'installazione del modulo link, è l'allarme fuori mappa, che se lo attiverete e lui si allontanerà nella normale mappa di utilizzo, vi segnalerà questo malfunzionamento tramite una notifica sul cellulare. E altra funzione che potrete attivare col modulo link è anche la posizione in tempo reale. Potete andare a controllare gli aggiornamenti. Io ovviamente l'ho aggiornato all'ultima versione e vi consiglio di tenere attivato l'aggiornamento automatico del Fillmore. Potete modificare l'unità di misura, ovviamente visto che siamo in Italia l'ho lasciato in metri quadri, cambiare la voce del robot, sia regolare il volume ma anche decidere la lingua. Guardate quante lingue ci sono, praticamente tutte le principali. Io ho scaricato l'italiano e infatti, come avete sentito, il robot parla completamente in italiano. E c'è anche la bellissima funzione Trova il mio robot, che attivate schiacciando il tasto chiamata, il robottino comincerà a parlare ad alta voce, così se dovesse avere un problema di notte, con questa funzione sicuramente avrete un vantaggio per localizzarlo. Potete aggiungere più contatti che possono utilizzare e comandare il robottino. Vi basterà inserire il numero di cellulare o la mail e inviargli la richiesta di controllo. Dopo circa 3 ore il taglio è completato. Come vedete il robottino è tornato alla base, lo vedete là in fondo. Vi voglio fare vedere il manto e guardate anche l'altezza di taglio, è stato veramente preciso. L'ho impostato per 4 cm e si vede perfettamente che è l'altezza richiesta. Adesso provo a camminare per farvela vedere più vicino, spero che non sia troppo controsole la telecamera.
Guardate anche la differenza rispetto alla siepe laterale e devo dire che durante il taglio il LiDAR ha funzionato perfettamente, ha evitato tutti gli ostacoli come avete visto dalla telecamera e anche in questa zona in salita, che è quasi il 30%, non ha avuto nessun problema nella risalita. Gli ho fatto tagliare anche questa zona, guardate che precisione, ed è passato anche vicino alle macchine senza rischiare nessun tipo di contatto. Ma tornando alla salita, questo robottino è testato addirittura fino al 45% di pendenza. Guardate anche da vicino la zona dei confini, come vedete dal marciapiede è riuscito a tagliare perfettamente fino a 5 cm di distanza. Io tra l'altro ho selezionato il taglio U, ma lo potete anche personalizzare con altre tipologie di taglio come il taglio scacchiera e il taglio a rombi incrociati. E dato che questo robottino è anche impermeabile, si può perfettamente pulire il sotto direttamente con la canna. La procedura è molto semplice, vi basterà prenderlo da questa maniglia qua, pulite bene le lame così il robottino rimarrà sempre in perfette condizioni. Per quanto riguarda le mie considerazioni finali, vi devo dire che dopo aver usato per più di una settimana sono rimasto molto soddisfatto del taglio del prato. La regolazione manuale che potete fare aprendo lo sportellino è veramente molto comoda e pratica, e anche tutto il resto dell'installazione lo potete completare in meno di 30 minuti. E per quanto riguarda la navigazione LiDAR 3D, si è dimostrata veramente d'alto livello, ha superato tutti i test degli ostacoli che ho fatto durante la recensione, e anche quando ho provato a mettermi davanti durante il taglio mi ha riconosciuto cambiando la sua direzione, per cui tutte le sue caratteristiche e le qualità che ho riscontrato leggendo la sua scheda tecnica si sono dimostrate piene di fondamento. A chi consiglio questo robottino? Lo consiglio a chi ha un giardino veramente complesso, pieno di vasi, magari anche animali, non ha una struttura geometrica magari molto lineare e ha paura di subire danni a fioriere, oggetti di arredo, e anche che il robottino subisca danni. Sicuramente questo Mova 600 in questa situazione potrebbe essere l'ideale per il vostro giardino. E cosa molto ma molto importante, questo robottino è perfetto anche per chi ha un giardino molto alberato, perché i classici robottini che sono dotati di antenna GPS hanno parecchie difficoltà per quanto riguarda l'orientamento, perché appunto gli alberi fanno un po' da scudo impedendo l'arrivo del segnale, problema che con questo robottino sicuramente non avete. Concludo questo video ricordandovi che se mi volete supportare e vi è piaciuta questa recensione, di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, e soprattutto se anche voi vi siete innamorati di questo fantastico robottino tagliaerba vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Da Luca Tac e da questo Mova 600 è proprio tutto, vi saluto e vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Ciao!